anche in questo video avremo occasione di vedere quanto sia veramente importante curare la posizione del nostro Harris rispetto a noi durante un'uscita di caccia. Giusto dare fiducia al rapace perché il suo punto di vista e la sua vista è decisamente migliore della nostra e quindi devo capire quando si sposta perché ha visto qualcosa, ma comunque in ogni caso non consiglio di fare in modo che l'Harris vada a caccia da solo. Deve sempre cacciare insieme a noi, rispettando comunque le sue iniziative e quello che lui riesce a vedere molto meglio di noi. Quindi la gestione della posizione è molto borderline tra il lasciare quel margine di libertà rapace di caccia, ma senza permettergli di farlo da solo, deve sempre svolgere l'azione insieme a noi. Si può vedere fino a qua mi ha seguito bene, stando alla mia sinistra nel bosco, ad un certo punto forse ha visto qualcosa, ma comunque mi anticipa troppo e quindi io cosa faccio? Mi fermo, attiro la sua attenzione in modo che lui ritorni indietro aspettandomi. Bravo. Chiamandolo ritorna da me, si centra perfettamente su di me, seguendomi in modo diciamo perfetto, ma ad un certo punto ancora si allontana e va ancora nella stessa direzione da dove l'avevo tolto prima, al che comincio a credere che allora abbia veramente visto qualcosa e lo lascio stare. Stai zitta. Porca puttana. Fagianella. Bravo. Che spiumata che gli ha dato. Bravo. Guarda che spiumata. Ma che spiumata che gli ha dato. Non è riuscito a trattenerlo, ma gli ha dato una bella botta. Vai, vai. Sarà ancora qui, non l'ho vista allontanarsi tanto. Quindi ho avuto la conferma che probabilmente anche prima, quando si era allontanato da me, aveva visto qualcosa. Ma non mi pento di averlo richiamato ed essere andati insieme poi, diciamo, sul fagiano, perché nella testa del mio rapace devo cercare di mettere sempre quella immagine che siamo entrambi sulla preda, in modo che rinforzo il rapporto di caccia e di fiducia con il mio rapace. Mi è sembrato di vederla andare qua, su qui.
Oppa, un'altra volta. E qui Come ci avevo sale? visto bene che il fagiano non si era allontanato, Connor fa un altro bellissimo tentativo, non riesce a trattenere il fagiano, anche perché comunque non è semplice per un maschio, perché ha le zampe molto più piccole di quelle della femmina, e soprattutto con fagiani di questo tipo, che non sono fagiani, diciamo, di rilascio, ma sono fagiani selvatici. E quindi se la sanno cavare molto bene. La sfortuna poi è che quando il fagiano esce dal bosco si può vedere dal replay che Connor rimane un po' impigliato con le zampe in mezzo ai rami e non riesce a ripartire subito, ma nonostante tutto non molla e continua l'inseguimento in direzione del fagiano. Un'altra cosa da notare e da apprezzare è che come Connor esce dal bosco, riesce a districarsi dai rami e ripartire, immediatamente cerca di riprendere quota, quindi cerca di salire perché sa E due di volte, perfettamente che più sale di quota, più ha possibilità di avvistare dove il fagiano scenderà. Infatti mi sembrava. Adesso è giù lì. È andata qua giù. Bravo, lasciala stare. Abbiamo fatto una bella azione, siamo contenti così. Bravone, va bene così. Oh. Perché qui ho Connor alla mia sinistra ma in profondità nel bosco e quindi preferisco, dovendo battere questa parte di terreno, tenerlo diciamo più davanti a me. Perfetto. Bravo. La sua attenzione e lui si va a posizionare perfettamente dove volevo, cioè davanti a me a sinistra. In più cosa faccio? Quando arriva e si poggia sul ramo, perché fischio? Fischio perché ovviamente il rapace si è appoggiato in gola e quindi con la testa guarda nella direzione davanti a me, mentre io voglio che sul ramo si giri e guardi me che sto avanzando verso di lui. No, troppo presto per andare là. In questo caso va bene anticiparmi, ma diciamo che in questo caso ho bruciato, si dice in gergo, un sacco di terreno, nel senso che io devo ancora battere terreno qua davanti a me Lì e devi lui si è stare. spostato troppo presto. Anche in questo caso lo richiamo indietro e lo rimetto dove era prima. Mi va ancora a lungo, verrebbe da pensare che abbia visto qualcosa, ma leggendo e conoscendo l'atteggiamento della pace so benissimo che non è andato là perché ha visto qualcosa, ma semplicemente perché ha fretta. Lì devi stare. Se vuoi che si faccia qualcosa. Quindi ancora una volta attiro la sua attenzione e lo richiamo indietro perché devo battere questo pezzo di rovi.
Porca bigia. Era un pelo, eh. E neanche a farlo Dai. apposta c'è il coniglio. Se io non avessi richiamato il rapace e non me lo fossi messo sulla testa, questo coniglio sarebbe andato sotto i rovi senza avere neanche la chance il rapace di poterlo catturare. In questo caso la cattura non è avvenuta, Lì. ma la mia, diciamo, operazione, il mio movimento e la posizione del mio rapace io l'ho fatta bene e quindi sono contento così.
scoiattolo. E gli ha dato dietro lo scoiattolo. No, ciapa mia scoiattolo. Bravo.